Ok, bene, quindi possiamo cominciare, direi mancano più 2 minuti. Allora, beh, la prima cosa che voglio dire è che il motivo per cui nella nostra formazione SUCF e anche appunto per quel che riguarda l'orientamento generale professionale di Pragma, Marinov è centrale perché unisce potentemente la relazione d'aiuto con lo sviluppo anche più ampio, più teoretico della filosofia. Non c'è più, grazie anche alla sua posizione, una separazione tra la teoresi, tra l'atteggiamento teoretico di conoscenza, anche di aumento di conoscenze filosofiche, e la relazione d'aiuto. È assolutamente intrinseca a a questo sviluppo teoretico la relazione d'aiuto. E attraverso questo, oltre in particolare, noi riusciamo a fare una filosofia della nostra situazione, del qui e ora, della sua profondità e non della fuga in altri luoghi, svalutando tutta la profondità, la dignità di quello che ci troviamo a vivere, compreso appunto quello che è la situazione attuale, che è una situazione limite da ogni punto di vista, proprio di riferimento al concetto degli Jaspers della situazione limite, e su questo poi sentiremo proprio Marinov è quello che ci sollecita. Bene, io ho assolutamente terminato e qualche parola per Luca e poi comincia subito Marinov. Sì, allora buongiorno a tutte e a tutti anche da parte mia. Grazie Lou per aver accettato il nostro invito, è sempre un onore ospitarti. Allora sì, due parole giusto sulla situazione in cui stiamo vivendo in relazione alla filosofia, nel senso che la filosofia a partire dall'anno scorso, cioè da un anno a questa parte, si è ritrovata a dover gestire la filosofia in pratica, il counseling, la consulenza filosofica, una situazione assolutamente innovativa. Mai la filosofia si era trovata a gestire un'emergenza, no? Filosofia nottola di Minerva, in senso hegeliano, no? Che arriva sul fare della sera quando ormai la realtà è già avvenuta per proporre le proprie riflessioni. A partire dall'anno scorso si è trovata a vivere in situazione, a gestire quindi una situazione di particolare emergenza. In particolare con Pragma abbiamo aperto e gestito uno spazio di ascolto, un help desk Filò, dove i filosofi si sono messi in gioco proprio per offrire la loro relazione d'aiuto. Abbiamo ricevuto tantissime richieste, vedo qui alcuni consulenti tipo Davide Gravellini che hanno partecipato attivamente a questo progetto. Quindi volevo, sì, ovviamente Maddalena e altri soci di Pragma. Quindi volevo appunto sottolineare questa grande novità per la filosofia dei tempi attuali e l'attualità stessa di un counseling filosofico dove propone una filosofia in senso terapeutico. Credo che poi la relazione di Lou Marinov ruoterà anche intorno a questa dimensione della filosofia. Quindi mi taccio e lascio appunto la parola al nostro ospite d'onore. A te Lu, prego. Professor Marinov, you can start whenever you like. Okay. Grazie. Thank you very much. You can hear me okay? Yes. Yes? Okay. So Okay. first of all, thank you, Giancarlo and Luca. Grazie for this invitation. I'm very happy to be with you today. Innanzitutto grazie a Luca e a Giancarlo per questo invito, sono molto felice di essere qui con voi oggi. And grazie, you're going to be my voice in Italian, so thank you very much. I will try to. Io proverò a fare la voce di lui in italiano e premetto, da questo momento parlerò come se fossi professor Marinov, quindi... So I will ask you, please, all of you mute your microphones unless you're speaking. It's very important for the quality of the sound, okay? Okay. So please put your microphones on mute, except for Grazia and myself at the moment. Ok, quindi prego tutti di spegnere il microfono al momento in modo tale che la riunione possa insomma, svolgersi nel migliore dei modi. Quindi,
noi saremo gli unici ad averlo attivo in questo momento. So we have 3 hours, I understand, and I propose we'll do the first half, and then we'll take a short break in 1 hour and a half, so 90 minutes, and then we take a short break, and then we continue, okay, for the remaining time. Allora, abbiamo 3 ore, quindi faremo prima una prima ora e mezza, poi ci sarà una pausa e poi continueremo dopo la breve pausa. So I have a lot of ideas to share with you. We have many things that we could discuss. I want to present a menu of ideas, and then in the last part, I want to hear from you about what is most important for you and in Italy and your city and so forth. So we have some, at the end, I want to have a dialogue also, not just to talk. Ok, ho molte idee da proporvi, però vorrei anche sentire come state affrontando questa situazione in Italia, nel posto in cui vivete, quindi alla fine vorrei avere un dialogo con voi. Ciao Sara, se puoi spegnere il microfono, grazie. Okay, so I'm going to begin by making 5 main points. I didn't say enough. Okay, but there are 5 main points to start with, and then I want to break them down and go into a little bit more detail on each one. Ok, allora inizierò con 4 punti, poi li butterò giù e entrerò nel dettaglio su ciascuno di essi. And we can spend more or less time on these points depending on your interest. Okay, I want part of this workshop to be driven by your own interests. Ok, possiamo spendere più o meno tempo su ognuno di questi punti a seconda del vostro interesse, quindi voglio che il vostro interesse guidi i vari punti che discuteremo, questa discussione. Okay, so the first point is that we have to ask the question, what is normal for human existence? Allora, il primo punto è, dobbiamo fare una domanda: che cosa è normale per l'esistenza umana? Because it's clear that the COVID-19 has changed the whole world in many ways and taken us perhaps into a scenario that many people would consider to be not normal. Ok, perché è chiaro che il Covid-19 abbia modificato tantissimo il mondo così come lo conoscevamo e l'ha portato in uno scenario che potremmo definire non normale, anormale. It may be more realistic for us to take a different view of what it means to be normal, because the human existence is a storm, and it is constantly upset and interrupted by plagues and wars and economic crises and many other kinds of problems. Ok, è opportuno quindi cercare innanzitutto di fare uno scenario di quella che è la normalità, perché effettivamente nella storia dell'umanità capita spesso che ci siano guerre, crisi varie che portano a modificare lo scenario del mondo come lo si conosce. Of course, we tend to forget about these things when we're living in a good time, and maybe it's psychologically it's beneficial to forget. But our Buddhist philosopher friends remind us that existence itself is a kind of storm. Ok, what's the name of the philosopher again? Sorry. Sorry. It's going to be hard for me to repeat myself. I think I That's said the name of the philosopher. I know what you said. I said that it may be helpful for us psychologically to forget about the problems. Ok. Psicologicamente per noi è più semplice dimenticare di avere dei problemi, chiaramente. But it's not necessarily normal that we should be living always in good times. Ma non è necessariamente normale che viviamo sempre in tempi positivi. Because our Buddhist philosophy reminds us that existence is a storm. Ok, perché la filosofia buddista ci ricorda che la nostra esistenza è una tempesta. You know, we have in history that we still have recording the plague of Justinian. Maybe you remember this, some of you. I mean, not that you were there, but you remember this. And I'm sharing, I'll explain what this text is. But you can see from this part that we have had plagues and pandemics at many times in human history. This is not a new thing. It just is not every day, not every year, but not a new thing.
Ok, come potete vedere da questo testo non è una cosa nuova che ci siano piaghe di questo tipo nell'umanità. Non è una cosa nuova, è una cosa che è avvenuta tantissime volte, appunto. And this one is not as bad in terms, of course, we're not just talking about human life as numbers, but actually it's not as bad as some of the plagues and wars that we have had in recent times. Allora, quella attuale potremmo dire che in termini numerici, è chiaro che non si possa giudicare soltanto sulla base dei numeri, però in termini numerici non è tanto grave come altre piaghe e guerre del passato a livello di vittime. And it leads to the second point, okay, of the 5 points. The second point E questo è is il that secondo dei 5 punti. go ahead. Yeah. So the effects, this is point 2. The effects of this problem are much bigger than the actual numbers of people who have died. Quindi il secondo punto a cui ci porta questa cosa è che gli effetti di questo problema sono molto più gravi del numero di persone che sono morte. And that's another aspect of this problem. We have political, economic, social, psychological, and all kinds of other problems coming from this. The whole world is affected by it. E quindi qui veniamo a un altro problema, ovvero tutti i problemi correlati con esso, quello economico, politico e quant'altro, quindi influenza tutto il mondo. So it's not just global travel that has made this happen, because remember, the older plagues went around the world without an international airlines. Chiaramente non si tratta soltanto dei viaggi internazionali come causa, diciamo, di questo fenomeno, perché ricordate che un tempo non c'erano i voli come una volta, eppure le piaghe si diffondevano. But because of global travel, because of the technologies of transportation, it happened much faster Però for us. chiaramente grazie ai viaggi e appunto alla facilità nel trasporto in questi termini è più semplice che accada velocemente. It used to take years for pandemics to migrate around the world, and now for us it happened in only a matter of weeks. Prima ci volevano anni prima che le pandemie si diffondessero in tutto il mondo, adesso avviene nell'arco di settimane. And this led to the third problem, okay? The third point to make. E questo porta al terzo punto. And that problem is a political problem. E si tratta di un problema politico. Because governments suddenly had to take action. Every government had to do something. Perché i governi hanno dovuto improvvisamente prendere decisioni, tutti hanno dovuto decidere qualcosa, hanno dovuto agire in tal senso. But it's also very clear that governments, some of them and many of them, have no idea what to do. Ed è chiaro che molti di questi governi, ma potremmo dire tutti, non avevano idea di cosa fare. And the one reason for this is, I'm speaking now for the United States for sure, and probably for EU countries also, including Italy. You tell me if I'm wrong, okay? Vi dico, il problema secondo me, vi parlo prettamente degli Stati Uniti, ma penso di parlare anche per i paesi europei. Voi mi direte se in Italia effettivamente avete riscontrato questa cosa. The problem is that it became politicized. The way of dealing with the virus was politicized, not political. Ok, il problema è stato che il modo in cui è stata gestita la situazione è stato politicizzato, non politico. So political parties were trying to use this virus, this horrible calamity, as a way of furthering their own agendas. Quindi in qualche modo i vari partiti politici hanno utilizzato il virus per portare consapevolezza di quello che era il loro pensiero politico, quindi si sono un po' coltivati il loro orticello. So they all claim to be following the science, but the science is changing every week. Hanno affermato di seguire la scienza, ma poi la scienza cambia ogni settimana.
So they kept changing the rules, changing the standards, changing, the way that they're imposing their regulations on us, supposedly according to the new science, as we learn about the problem. Quindi hanno continuato a cambiare regolamenti settimana in settimana basandosi su dei cambiamenti che dicevano basarsi appunto sulle nuove regole scientifiche. But this has confused a lot of people. It's made a lot of people mistrustful of government, and also has caused, I think, a lot of other kinds of problems, questions of liberty, questions of obedience, questions of what are we entitled to do as individuals. Ok, però questo poi ha condotto a tutta una serie di altri problemi, perché le persone si sono sentite sfiduciate nei confronti del governo e quindi ha portato a interrogativi in materia di libertà, di obblighi, cosa fare, cosa non fare, insomma, come comportarci noi come individui. And as you probably realize, the economic recovery from this alone will take years. Even after everyone is vaccinated, there are going to be economic problems that persist for a long time. E probabilmente tutto questo porterà a dei problemi economici che persisteranno per un lungo periodo, per anni, forse addirittura dopo la nostra morte. In the United States, what we have seen is the emergence of an unprecedented phenomenon in our recent evolution. Ok, negli Stati Uniti quello che abbiamo visto è stato un fenomeno senza precedenti nella nostra storia. The tech oligarchs, so-called tech oligarchs, Facebook, Amazon, Netflix, Google, they have grown incredibly rich from this process. L'oligarchia tecnologica, quindi Facebook, Instagram, tutti i grandi social hanno avuto un grandissimo progresso durante questo periodo. Could someone please mute your mic? Qualcuno ha il microfono acceso, se può spegnerlo. Sì, spengete il microfono, qualcuno ce l'ha acceso, sì. So they are literally they are now the richest people in the world, much more than before, and they have more power than ever before. Adesso sono le persone più ricche al mondo, molto più di prima, e hanno molto più potere rispetto a prima. And at the same time, small businesses have been destroyed, and the middle class is being destroyed. Quindi le classi medie, le piccole aziende sono state distrutte. And individuals who try to open their businesses here in the United States are being destroyed by the state governments. E tutte le persone che hanno provato ad aprire delle piccole imprese negli Stati Uniti sono state distrutte dal governo. Giancarlo, scusa Lau. Giancarlo, ci sono delle persone in attesa di entrare, dovresti dargli l'autorizzazione. Grazie, scusate. Some people are holding to... I'm sorry? And Giancarlo needs to approve. That's what Luca was saying. Okay. So that's we have a huge political fallout from this. Sorry. Quindi we have a stato huge un intervento politico molto importante in tutta questa situazione. But this in turn has affected individuals and families. Ma internamente questo cioè questa situazione, diciamo, ha influenzato gli individui e le famiglie. That's the fourth point. Ok, questo è il quarto punto. Right? Because what we see is increases in suicide. Perché quello che vediamo è una crescita dei suicidi. Increase in depression. Una crescita della depressione. Increase in domestic violence. Delle violenze domestiche. Increase in substance abuse. Dell'abuso di sostanze. So all of these problems which existed anyway, already existed, are much worse now. Quindi tutti questi problemi che già esistevano adesso sono peggiorati di gran lunga. And governments can do nothing about this. They have no power to help in this way. E i governi non possono fare niente in questo senso, non hanno nessun potere per aiutare in tal senso. So that brings up the fifth point. Quindi questo porta al quinto punto. What can philosophers do? Che cosa possono fare i filosofi?
And I think that philosophers, in particular philosophical practitioners, can actually offer a lot of help to people. E io penso che i filosofi, in particolare i filosofi pratici, possono offrire un grande aiuto alle persone. We can't help everybody, but we can do a lot of good. Non possiamo aiutare tutti, ma possiamo fare molto bene. And so that's really where this goes. And the importance of philosophical practice is more now than before the pandemic. Quindi tutto questo va a un punto, ovvero che l'importanza della pratica filosofica è molto più alta adesso rispetto a quanto non lo fosse prima. So we're going next to look at some very specific ways in which philosophers can get involved. Quindi adesso possiamo andare a dei modi più specifici secondo i quali la filosofia può aiutare, la pratica filosofica può aiutare. But before we do that, I just want to make one more point about philosophy. Ma prima di farlo vorrei fare un attimo un altro punto sulla filosofia. So I've been speaking in the last year to many colleagues, many philosophers, many practitioners, and all of us agree, and you should not tell this to the public, but all of us agree that our lives as philosophers are actually in some ways not worse and in many cases better now. Ok, mi sono confrontato con molti filosofi, anche filosofi pratici, su quanto è successo nell'ultimo anno e non diciamolo alle altre persone, però detto tra noi, per noi la vita è in qualche modo migliorata. Because we are different, actually, from non-philosophers in one significant way, at least, and that is for us to be isolated is not a punishment. Questo è perché forse noi siamo molto diversi dai non filosofi in una caratteristica particolare, ovvero il fatto che noi non ci sentiamo male nell'essere isolati. Actually, many of I'm speaking for myself and many of my colleagues, we have been more productive in the last year than ever before. Anzi, parlo per me, si potrebbe dire che a tratti siamo ancora più produttivi, siamo stati ancora più produttivi nell'ultimo anno rispetto a prima. Because we have more time to think, more time to read, and more time to write. Perché abbiamo più tempo per pensare, più tempo per leggere, più tempo per scrivere. So the activity of philosophy itself, in some respects, is actually stronger now than it was. Quindi l'attività della filosofia in sé è in qualche modo più forte adesso. So that already suggests one thing we can do to help others. Quindi questo suggerisce una cosa che possiamo fare per aiutare gli altri. So that explain to them that they can use this opportunity also to become more philosophical themselves. Ovvero che possiamo usare questa opportunità per diventare più filosofici noi stessi. Okay, so those are the 5 main points to set up, you know, the rest of the time we have. Ok, questo era soltanto insomma per fare un po' un'introduzione, adesso ne parleremo più nello specifico. So now I want to get more specific. Un'altra persona che deve entrare, c'è scritto nella chat. And non so se... and present something to you, actually from my colleague, Vonna Fury. I'm going to present something from my colleague. Vi presenterò qualcosa di un mio collega. To suggest specific ways in which there are avenues for philosophers to become active in helping each other and in general our societies. E quindi vi mostrerò diverse strade che possono seguire i filosofi per essere attivi in questi termini, nell'aiuto appunto delle persone. So you see this, right? Yeah, we'll see. Okay, so here are some suggestions from Vonna. Vonna is one of my colleagues in the APA. Ok, questi sono dei suggerimenti a parte di Vonna, che è un mio collega nella mia accademia APA.
Oh, so first you can just translate, Grazia. I mean, the first thing we can do is contribute to public policy and understanding of ethical issues. Ok, la prima cosa che possiamo fare è contribuire alla policy politica e alla comprensione delle questioni etiche. So, for example, how do we distribute medical resources? Quindi, innanzitutto, per esempio, come possiamo distribuire le risorse mediche? Is it on the basis of utility or on the basis of equity? Lo facciamo sulla base dell'utilità o sulla base dell'equità? And this changes from place to place. There's no one universal policy. E questo cambia da paese a paese, non c'è una, diciamo, una modalità universale. Okay, then we could talk about injustice and how this can, in some cases, exacerbate injustices. Ok, poi si parla di ingiustizia, quindi in che modo può essere gestita. Certainly in the United States, I don't know if it's true in Italy, but in the United States, there are some groups that are more vulnerable than others. Certamente negli Stati Uniti, non so in Italia, ma ci sono dei gruppi che sono più vulnerabili di altri. So there's an argument that we should focus more attention on those groups than on the general population. Quindi ci sono alcuni che portano come argomentazione il fatto di dover dare più attenzione a questi gruppi rispetto al resto della popolazione. And in particular, some groups, because of poverty or illiteracy, do not have equal access even to information about vaccines, information about safety, and all these other things. So there's an underserved portion of the population. Quindi ci sono delle porzioni di popolazione che per via della povertà o della mancanza di istruzione non hanno uguale accesso all'informazione. So what we're seeing in the US is a great resurgence of grassroots initiatives. There are small nonprofits and small groups forming to help some of these other constituencies. And it's not government, it's the people who are doing this. Ok, quello che stiamo vedendo negli Stati Uniti è che ci sono dei gruppi di persone non governativi ma privati che si stanno attivando e stanno creando appunto delle realtà che tendono all'aiuto per questi specifici gruppi che vengono in qualche modo penalizzati dalla situazione. Okay, then we have the issues of liberty and non-interference. Ok, poi abbiamo il tema della libertà e della non interferenza. Because most of us, and I know this is true of Italy, is that we have been living under kind of martial law. Ok, perché molti di noi, ma questo so che è vero anche in Italia, abbiamo l'impressione di vivere sotto leggi marziali. Our civil liberties have basically been suspended in many cases. Le nostre libertà civili sono praticamente state sospese in molti casi. So who has the authority to do this? Quindi chi ha l'autorità di fare una cosa del genere? And what is the justification? E qual è la giustificazione? So how do we as philosophers promote understanding? Quindi noi come filosofi come possiamo promuovere la comprensione? And where do we draw the line between respect for law and protest, where protest is needed? E quindi dove possiamo disegnare una linea tra il rispetto della legge e protesta dove è necessario protestare? And these are obviously philosophical questions. These are not legal questions. These are philosophical. Queste sono chiaramente domande filosofiche, non legali. Okay, so we also know, as I've mentioned, and this is just to repeat, that all the problems that exist in society are now made worse by the pandemic. Domestic abuse, alcohol and drug use, depression, anxiety, and anger, all these things are much worse now. Ok, come abbiamo già detto prima e lo ripetiamo, sappiamo che ci sono dei problemi che sono peggiorati nel corso della pandemia, appunto l'abuso domestico, l'uso di alcol e droghe, la depressione, l'ansia, la rabbia, eccetera. I mean, I know you all know this anyway. You don't need me to tell you, but so the question is, what
can philosophy do? What would a philosophical counselor do to help address these problems? So che questo lo sapete da voi, quindi non c'è bisogno che ve lo spieghi io, però la domanda a questo punto è: che cosa possiamo fare noi come filosofi nella risoluzione di questi problemi? So Montaigne said, some people fail at solitude, for example. Montaigne, per esempio, diceva che alcune persone non sono in grado di gestire la solitudine. So what can philosophy do for such people? Quindi che cosa può fare la filosofia per queste persone? Okay, and there are many answers. Here are just the beginning of some answers. We can teach philosophical ways of combating fear, such as meditation and mindfulness, stoicism, philosophical approaches to spirituality, and so forth. That's one level of counseling that we can give. Ok, ci possono essere varie risposte. Una di queste può essere insegnare modi filosofici di combattere la paura attraverso la meditazione, la mindfulness, lo stoicismo, approcci filosofici alla spiritualità. Among others, yeah, among others. Tra vari. We can encourage clients to reconnect with nature and philosophies of nature. It's very important for people in the cities, especially. Ok, oppure possiamo incoraggiare i clienti a riconnettersi con la natura e alle filosofie della natura, che è importante soprattutto per chi vive in città. You know that as soon as we go into nature, the stress levels drop. If you go in the forest, immediately your stress disappears. Non so se sapete che non appena arriviamo nella natura il nostro livello di stress diminuisce, quindi se andiamo nella foresta sentiremo che il nostro stress sta svanendo. Or the beach, I don't care, anywhere in nature, the mountains, the sea, wherever you are in nature. In spiaggia, ovunque nella natura, in montagna. Nature is a great remedy. La natura è un grande rimedio. Sharing philosophical perspectives on courage and solitude. Many philosophers have written about this, as you know. Ok, oppure molti filosofi hanno scritto in proposito condividere prospettive filosofiche sul coraggio e la solitudine. So again, this gives clients a resource they did not have before. Anche in questo caso questo dà al cliente una risorsa che non aveva prima. And also encouraging clients to explore duties to self and others. If you want to think about duty ethics or Kantian ethics, the idea of what duties do I have to myself in this time and what duties do I have to others in this time. So I can lift myself to the level of performing duty. Ok, oppure incoraggiare i clienti a esplorare i propri doveri verso se stessi e gli altri, quindi elevarsi cercando appunto di preservare i propri doveri. Then you can think about the duty to care if we want to look at a feminist, for example, a feminist approach. Ok, se vogliamo guardare per esempio un approccio più femminista, you can go on. Okay, so this is a quote from Nell Noddings. Okay, she says, when we see the other's reality as a possibility for us, we must act to eliminate the intolerable, to reduce the pain, to fill the need, to actualize the dream. Ok, quindi un approccio femminista all'etica può esserci dato da questa citazione di Nell Noddings che dice quando vediamo la realtà degli altri come una possibilità per noi, dobbiamo agire per eliminare l'intollerabile, per ridurre il dolore, per riempire il bisogno e per attualizzare il sogno. Grazie, scusa se vi interrompo, ci sono delle persone in attesa che dovrebbero entrare. Sì, ok. Solo che forse adesso l'organizzatore è diventato low, quindi dovrebbe autorizzarle lui, credo. Ah, okay. Okay, Professor Marinov, there are some people who need to enter the meeting. Yes. Yeah, probably you need to authorize them to. I do? Oh, excuse me. Yeah, I guess all right. so, I because can do now that. you're the co-host. Yeah. Yes, all right. I can probably do that. Sorry, low. Yes, okay. To me,
but hang on a minute. I will try. Yeah. All right. Sorry Because about we're it. co-hosts, so I'm not the only one. I'm going to stop the share and Okay. admit them all. Okay. I think everybody's is joining now. Perfect. Okay. It works. Okay. Yes. If there's someone else. It's okay. Thanks, Lo. Yes. Okay. So Thank thank you you. for telling me this. All right. So I want to return to the slide. Just bear with me. We'll try again to share what we're looking at. Okay, is good. Ok, torniamo alle Yeah. slide. Sì. So we're back to Nell Noddings, and what we have is a finally this kind of mantra for pandemic, and it's from William Faulkner's Nobel address for literature. We can use philosophical practice to help our clients to endure and prevail. Ok, allora poi abbiamo questa citazione, scusate un attimo, ho qualche problema. Allora, abbiamo questa citazione di Faulkner che potremmo utilizzare per in qualche modo spiegare la situazione nella pandemia, ovvero dobbiamo resistere e prevalere. Okay, so that is some ideas from my colleague Vana, which I also share with her. And I want in the next step to go into even more detail. Okay, we're going to go deeper and deeper into some of these ideas. Okay, queste sono le idee della mia amica Vona che condivido e adesso entreremo più nello specifico condividendo le mie idee. But before we do that, I'm still admitting people. I see people still coming from Ok, sta ancora ammettendo persone. I'll just keep doing it. But please, now is a good time to take some questions or comments just on this first part, okay? Ok, quindi adesso se vogliamo possiamo fare delle domande su questa prima parte e poi continuiamo con l'approfondimento. C'era Riccardo che aveva alzato una mano, Riccardo Mancini. Nel fare le domande andare molto piano in modo tale che io possa scrivere la domanda a lui in traduzione. Riccardo aveva alzato la Può mano. essere più concisi possibili perché il linguaggio filosofico è vasto ma la traduzione è complessa. So what I suggest, this is one way to do it. If you have question or comment, put it in the chat room. No, okay. So, you know, that way we can read it. And Grazia, you can choose to translate for me, okay? Ok, sì, se si può scrivere la domanda e io traduco per lui. Io ho già scritto la domanda. Saluto tutti. Sara era quella là. Yeah, the first question I already see. It's not resist and prevail. Endure. And prevail. Okay. Però sì, Yes. il senso era quello. Grazie Elena. Posso? Sì. Posso? Sì. Se puoi scriverla, Riccardo, per favore, perché io ho scritto già la mia domanda. Ok. Ed è molto semplice, perché è una domanda sulla comprensione. Se ho capito bene, lui ha detto che il governo ha favorito il blocco della nascita di nuove imprese negli Stati Uniti. Ho capito bene? Sì, questo è quello che aveva detto. Ok, grazie. Devo chiedergli qualcosa di specifico su questa cosa oppure era solo un dubbio in merito alla comprensione dell'argomento? Era una cosa specifica per un ragionamento più ampio. Non so se è il momento, magari dopo. Ok, perché provo mi a sembra che chiederle tutta questa sia un processo di ristrutturazione economica, allora. Ok, No, la mia domanda è quanto quello che lui ha affermato non corrisponde a un processo di ristrutturazione economica nel ciclo dell'economia capitalista. Ok, quindi se in qualche modo il fatto che il governo blocchi la nascita di piccole imprese non faccia parte di un disegno più ampio di ristrutturazione economica
Da parte del governo, questa è la domanda che mi stai facendo. Il governo ha favorito un processo di ristrutturazione economica, se ho capito bene le sue parole. Chiedo conferma di questo. Ah, ok, quindi è una domanda che stiamo facendo a lui. Ok, so, Professor, Ricardo wanted to know if when you say that in the US in this moment the government is somehow stopping every new attempt by little enterprises to create themselves from new, what's behind that? If you can explain a little bit. That's very easy to explain. Ricardo's a great question. First of all, it's a great question. È una grande domanda, Riccardo. It's not all governments either. Okay, I'm talking about in the US, every state government has a different policy. Ok, non è neanche in tutti i governi, perché poi negli Stati Uniti ogni governo ha una politica differente. We have 50 states, and every state has maybe a different policy. Noi abbiamo 50 stati e poi in ogni stato c'è la propria politica. So, for example, the state of Florida has been open the whole time. Per esempio, lo stato della Florida è stato aperto tutto il tempo. And they have no more pandemic than us. They have less. E la cosa assurda è che non hanno più pandemia di noi, anzi ne hanno meno. And you have people moving, thousands of people are moving from California and moving from New York to Florida. E quindi adesso ci sono centinaia di migliaia di persone che si stanno spostando dalla California o dallo stato di New York verso la Florida. Because the Florida economy is fine, but the economy of California and the economy of New York is destroyed. Perché l'economia dello stato di New York e della California sono distrutte, mentre quella della Florida sta bene. And the reason, and Ricardo's question, and the reason is one word: power. You want to know what's behind the control of citizens? Power. That's all. E la ragione di tutto questo è il potere. Quindi per rispondere alla domanda di Riccardo, se vuoi sapere cosa c'è dietro tutto questo, è potere. There are, in my view, two kinds of public servants. Ci sono due tipi di servizio pubblico, secondo me. The first kind actually wants to serve the people. Il primo è voler stare al servizio del popolo. And the second kind, they only want power, more power, more power. E il secondo è volere soltanto potere, sempre più potere. And unfortunately, the pandemic has given governments more power than they ever had. E sfortunatamente la pandemia ha dato ai governi molto più potere di quanto ne abbiano mai avuto. And they don't wish to relinquish it. They want to keep it. E non vogliono rilasciarlo, vogliono tenerselo. So that's a real problem. Quindi questo è un problema reale. Not just for us, but for many countries. Non solo per noi, ma per molti paesi. Quindi una riduzione degli spazi democratici. So is it somehow a reduction of the democratical spaces? Yes, it's, if you want to reduce it, then in general, it's the democratic, not all of them, but the democratic states are the worst in this respect. New York, California, Michigan, Wisconsin, they're the ones who are actually bullying their citizens and persecuting their citizens for trying to earn a living. In questo senso diciamo che la situazione è peggiore negli stati democratici perché tendono a bullizzare, diciamo, i cittadini. And that's why the citizens are rebelling now. Look, they're trying to impeach Governor Cuomo in New York, and they're going to recall Governor Newsom in California, right? The people themselves are rebelling. Adesso proprio le persone stesse che vivono in questi posti si stanno ribellando. It's not a coincidence. Non è una coincidenza. Ok, there's another written question. Riccardo, non so se vuoi chiedere qualcos'altro a posto così per te o se posso leggere. No, grazie, mi sembra abbastanza chiaro. Ok, perfetto. E allora abbiamo un'altra domanda da Sara. Mindfulness, connessione con la natura per aiutare le persone in questa situazione. Cosa si può aggiungere su questo
cosa può aggiungere su questo un filosofo rispetto ad altre professionalità come formatori, operatori olistici? Ok. Professor Sarah was asking about mindfulness, the relationship with nature and all the rest. What can a philosopher do confronted to other personality who work in this field? I'm sorry. Because we are not the only ones who deal with mindfulness, connection with nature. There are, for example, other kind of professional people who work in this field. So Yes. what can we do as philosophers? Well, we can remind people that the origin of mindfulness is Buddhist philosophy, not psychology. Ok, quindi possiamo ricordare innanzitutto alle persone che noi siamo, cioè che l'origine della mindfulness è in qualche modo legata alla filosofia buddista, quindi non è un'origine psicologica. And that in turn, Siddhartha Gautama got this from Indian philosophy. It's an older tradition. Mindfulness comes from ancient Indian philosophy. Quindi la mindfulness viene da una filosofia dell'antica India. And connection with nature comes from the ancient Greeks, the ancient Chinese, and the ancient Indians. E invece la connessione con la natura viene dagli antichi greci, dagli antichi cinesi e dagli antichi indiani. Of course, psychologists are very clever, and they will take ideas which they can use to help their clients. I mean, that's a good thing to do. Chiaramente gli psicologi sono persone molto sveglie che quindi prendono vari aspetti da varie teorie e poi le usano nel loro mestiere. So we had, for example, positive psychology, right? Abbiamo la psicologia positiva, sì. Seligman and these other psychologists, they made a big industry with it. Ok, diciamo che c'è una branca della psicologia che ha fatto una grande industria su questo. And what is it? It's virtue ethics. Questa è l'etica della virtù. It's virtue ethics from Aristotle. Di Aristotele. Quindi. And then you have rational emotive therapy. E poi c'è la terapia razionale emotiva. It's another big industry. Che è un'altra grande industria. And where does it come from? E da dove viene? Stoicism. Dallo stoicismo. In particular, the Roman Stoics. You know them well. Soprattutto dagli stoici romani che conoscete bene. Epictetus, Marcus Aurelius, Seneca. Marco Aurelio, Seneca, insomma. The roots of positive psychology. Le radici della psicologia positiva. It's philosophical, it's not psychological in the first place. Sono filosofiche, non psicologiche in prima analisi. Then they took mindfulness. Mindfulness is the seventh factor on the eightfold path of Buddha. In the fourth truth, you have eight ways to practice. And mindfulness is number 7. And they took 7 and they made it an industry. Ok, per esempio la mindfulness è uno dei 7 passi per la consapevolezza nel buddismo e loro hanno preso praticamente uno di questi passi che è il 7° e ci hanno fatto sopra una teoria. And it works because it's powerful. E funziona perché è potente. But it's even more powerful in context. If you put it back into the Buddhist context, it's even better. Chiaramente funziona, però se poi lo metti nel suo contesto, ovvero insieme alle altre vie, funziona anche meglio. So all I'm saying is that, and I'm not being critical of psychology, not really. I think if people want to work in a more shallow way, then this is good. These simplifications are good for them. But if some people want to work in a deeper way, so the philosophy will be a better resource for them. Ok, quindi quello che posso dire in merito è che chiaramente se si vuole lavorare su queste cose in modo un po' più superficiale va bene utilizzare queste teorie, però se la gente vuole lavorarci in modo più profondo, chiaramente la filosofia in questo senso è un ottimo ausilio. And about the connection with nature, just one more word to Sarah and the others about connection with nature. Soltanto una parola in più a Sara e agli altri riguardo alla connessione con la natura. Emerson and Thoreau, I'm going to type in their names. You must know.
Emerson and Thoreau, the great New England idealists. Ok, Emerson e Thoreau, che sono questi idealisti del New England. They're the most beautiful philosophers about connecting with nature, about reconnecting with nature. Sono i filosofi più belli per quanto riguarda la connessione con, e la riconnessione con la natura. Okay. Another question? Ok, un'altra domanda. Allora, Francesca, per molti lo stimolo per migliorarsi può venire dalla solitudine e per molti rimanere da soli con se stessi è costruttivo, mentre invece per molti il bisogno di socialità è molto più forte della necessità di rimanere soli con se stessi. Ci sono livelli di tollerabilità soggettivi circa la solitudine. Quindi, se per chi ama la solitudine è facile accettare la situazione, per gli altri cosa rimane? La disobbedienza? Quanto può essere represso un bisogno per molti più indispensabile che per altri? Il bisogno di socialità fa parte di ogni essere umano, non può essere represso per troppo tempo. Bello. Allora, provo a renderla. Okay, I try to translate it literally because it's very long and complex but interesting. Ok, scusate un attimo, però non scrivete sulla chat perché mi è scesa adesso la domanda e non riesco più a leggerla. Ok, fatto. Allora, for many, allora, provo a scriverla che forse è meglio. Vediamo come possiamo renderla. For many people, just striving to become a better version of themselves may come from solitude. And for many, remaining alone with themselves is constructive. But there are other people who need to socialize strongly and feel this need of socialization strongly. And it's stronger than the necessity to remain with themselves. So there are some levels of tolerability, subjectives, according to the person who's writing this, about solitude. If for those who love solitude, it's easy to accept the situation, what is left for the others? Yes, Disobedience? yes. I understand the question because we have the same question here. So I think it's also a little bit driven by culture. Ok, questo dipende anche molto dalla cultura. Not for everybody, but in many people's cases. For example, we know Italy, for us, Italy is a very warm culture, very social culture, very familial culture. So people like to be together, want to be together. Is it fair to say? Yeah, it's true. I can agree. Allora, dice, effettivamente per noi italiani può essere più difficile perché siamo una cultura molto calda, molto accogliente. So it's important for families to be able to see each other. And the state cannot tell you may not see your relatives. It's not fair. Per le famiglie quindi diviene importante vedersi e lo Stato non può dire no, non lo potete fare. And the hardest thing in these kinds of cases is for children, I believe, because children need a lot more socialization. They need to be with their friends. They need to be in school. For adolescents, it's absolutely vital for them to connect with each other. E penso che questo aspetto sia particolarmente sentito soprattutto dai bambini, perché i bambini hanno bisogno di socializzare con i loro coetanei, hanno bisogno di andare a scuola, di vedere altre persone. And also, the other real problem in this case is people who have died alone, people who have lost elderly relatives, who have been isolated from them, have been prevented from saying goodbye to them even. And this is a terrible thing. Penso che un altro degli aspetti più gravi di questa situazione sono le persone che per il fatto di essere rimaste isolate sono morte da sole e quindi non hanno avuto la possibilità neanche di dire addio ai propri cari.
So this, I believe, is a case where the government has been too harsh, where the government has put walls between people where they don't need to put walls. And this has made a lot of things worse. Questo penso sia l'aspetto in cui i governi sono stati più duri, perché hanno messo dei muri laddove non sarebbero dovuti esserci dei muri, e questo ha reso il tutto molto più complesso.